Ciao a tutti. Oggi, 2 giorni dopo il mio ritorno da Cantù, dopo aver vinto l'Endurance Cup 2024, voglio registrare questo video, narrarvi un po' la mia storia relativa a questo evento, menzionare e ringraziare un po' di persone. Mi sono scritto questo documento perché altrimenti avrei rischiato di dimenticare tante cose da dire, quindi ho preferito avere tutto nero su bianco. Domenica 21 luglio 2024 vinco l'Endurance Cup della Vulcano Fitness, un torneo di calisthenics endurance che ha ospitato alcuni dei maggiori esponenti mondiali di questa disciplina. Prima di parlarvene però facciamo un rapido salto nel passato. L'anno scorso, all'Endurance Cup 2023, non sono riuscito nemmeno a qualificarmi, macchiandomi di estrema superbia. Ero convinto che senza allenamento specifico, senza voglia di partecipare, senza controllo del peso, senza rispetto per gli altri atleti, per la loro preparazione, per i loro sforzi, io potessi presentarmi alla gara e vincere, solo perché avevo un livello decente e mi ero sempre allenato. Pura follia. Allo stato dei fatti sono stato eliminato per un errore tecnico e non perché qualcuno mi abbia battuto, ma io ora credo che l'universo sia stato clemente con me e mi abbia risparmiato l'umiliazione più totale. Forse avrei potuto fare qualcosa di decente, battere comunque qualcuno, ma chi diceva che non ero all'altezza di coloro che poi hanno raggiunto i gironi finali di quell'anno, Jacopo, Simone, Christian, probabilmente aveva ragione. Ciò che costituiva per me calunnia è che l'avessi fatto apposta a farmi eliminare per svignarmela, mentre invece è stata solo fortuna. Questa verità scomoda però a me stava stretta. Un mondo in cui io deludevo tutti e scappavo a rifugiarmi nella mia comfort zone, con la pretesa di poter continuare a chiedere alle persone di seguirmi in quanto referente ed esempio, non era affatto il mondo in cui volevo vivere. Grazie ai consigli di un caro amico, ho deciso, pochissimi giorni dopo il mio fallimento, di comprare il biglietto per partecipare all'edizione del 2024 e di arrivarci, questa volta, pronto. A partire da gennaio 2024, a 6 mesi dalla gara circa, ho avviato ufficialmente la preparazione. Ho iniziato per la prima volta nella mia vita a contare le calorie. Ho perso 8-10 kg. Nella mia routine d'allenamento settimanale ho messo al primo posto l'allenamento dei muscle up. Subito dopo, quello dei circuiti. Ho messo da parte gli allenamenti che preferivo in favore di quelli che mi facevano soffrire di più, fisicamente e psicologicamente, quelli che mi mettevano continuamente dinanzi a tutte le mie limitazioni. Il mio braccio sinistro intanto è peggiorato. Oltre alla frattura multipla, la principale essendo al gomito, che ho subito da piccolo e che mi ha lasciato con il braccio storto e con il 50% di mobilità in flessione, ma con una parvenza di blocco articolare. Credo di essermi procurato un ulteriore trauma al bicipite o al brachio radiale quest'anno, successivo ad un allenamento con delle trazioni ad un braccio. Per diversi giorni non potevo più neanche stare appeso alla sbarra. Poi quella capacità è ritornata, ma il braccio non mi si stende più. Ho lavorato al rinforzo della rotazione esterna delle spalle, delle scapole, alla mobilità del gomito e all'allungamento del brachio radiale per migliorare la situazione e continuerò a farlo, ma al momento, e chissà per quanto, la distensione del braccio sinistro per me è una chimera. E da amante della simmetria soffro e mi vergogno ogni volta che mi rivedo alla sbarra. Tuttavia, quando ci adoperiamo per lavorare sui nostri difetti e migliorarci comunque, non abbiamo reale motivo di vergognarci. Questo tenetelo bene a mente. Il mio progresso nel percorso verso una condizione atletica di picco è stato accelerato dalla proposta da parte di mio fratello Ruslan Saibov di partecipare al torneo internazionale della Gore Nation alla FIBO 2024, tenutosi il 14 aprile in Germania, che ho vinto, superando finalmente i residui del trauma legato all'affrontare in una corsa contro il tempo la difficoltà tecnica di scambiare con rapidità sulla cintura per zavorrare dischi di vario taglio
e non sprecare secondi preziosi. Già con questa vittoria ho provato di essere più che all'altezza di vincere competizioni di questo tipo e a questo livello, quando invece era stato detto che non era così. Tuttavia, la riprova definitiva sarebbe stata l'Endurance Cup 2024 di luglio. Il lavoro non era finito. Per questo motivo ho proseguito la mia maratona senza mai abbassare il ritmo. Venendo al giorno della gara, riesco a qualificarmi al torneo a 4 gironi, 16 partecipanti, con il tempo migliore. E da lì inizio la mia scalata, che girone dopo girone mi conduce alla vetta del podio. Innanzitutto voglio esprimere tanto rispetto per i miei primissimi sfidanti. In ordine, Ricardo Lopez, dalla Spagna, e Samuele Ramazzotti, quest'ultimo mio allievo, di cui vado fierissimo. Sappiate che anche se da fuori quei 2 turni possano essere sembrati leggermente più facili, per me ciascuno dei miei 4 avversari, uno dopo l'altro e uno alla volta, acquisiva valore, centralità e priorità totale. Riceveva da me attenzione e concentrazione assoluta e penso voi, miei sfidanti, lo abbiate percepito. La mia intenzione e determinazione ad annientarvi era massima. Non per sete di sangue, ma perché in un duello d'onore è giusto che sia così. In semifinale ho affrontato Simone Chiozzi. Io e Simone ci siamo visti dal vivo la prima volta proprio in occasione di una competizione, la One More Rap Volume 2 ad Alassio, targata Burning Gate e Overbar, nel lontano 2018. Da allora ci siamo rivisti più volte e abbiamo condiviso dei bellissimi momenti legati al nostro amore in comune per questa disciplina. Dai piegamenti in stazione centrale a Milano, al workshop tenuto insieme a Napoli, all'averlo come mio giudice alla mia seconda True Endurance. Lo dirò sempre e non lo dimenticherò mai. Simone è stata la prima persona in assoluto a reggere per intero e a testa alta una vera sessione di allenamento insieme a me. Tra l'altro anche da debilitato, mentre io, ricordo, ero solo un po' a digiuno e rubai un paio di mandarini dal giardino delle suore lì vicino, chissà sa. All'edizione dell'Endurance Cup dell'anno scorso, quella del 2023, Simone si è conquistato il titolo di campione battendo mio fratello Cristian Mariani. Anche se, a prescindere dal rispetto che nutro per Simone, ovviamente ero scontento dell'esito perché tifavo per ovvi motivi per Cristian, ho riconosciuto fin da subito che Simone in quell'occasione fra i due era quello più psicologicamente pronto e meritevole della vittoria. Ciò che concerne Cristian però è un punto che riprenderò e tratterò più avanti. Ora, io non sono d'accordo con alcuni aspetti e scelte d'esecuzione sugli esercizi di questa disciplina caratteristici di Simone. A volte credo abbia una presa troppo larga nelle trazioni e nei piegamenti. Non apprezzo particolarmente i muscle up con tirata sul ritorno d'oscillazione, con la transizione bassa, con la cosiddetta infilata, e che portano il busto ad essere parallelo a terra, per non parlare di quando non viene eseguito il dip. Forse perché sono quanto di più lontano esista dallo stile di Zef, che io desidero ardentemente preservare per motivi anche storico-culturali legati a questa disciplina. Forse perché sono geloso di non riuscire a farli, anche a causa del mio limite fisico. Ma non potrò mai in vita mia sindacare o dubitare la passione e l'amore puri che Simone da sempre nutre per questa disciplina, né la sua abilità e competenza nel lavoro di allenatore. È stato un vero onore scontrarmi con lui, dopo tutti questi anni di strade parallele che a tratti si incrociavano. E tra l'altro, vi confesso, c'è stato un istante della gara, sull'ultimissimo blocco di lavoro con Muscle Up e Dixon Bar, in cui mi sono convinto che Simone avesse terminato e vinto contro di me. L'unica cosa che mi ha permesso di vincere per un soffio è stata la mia decisione previa di non fermarmi e chiudere comunque il set, per scoprire
solo dopo, appunto, di aver effettivamente vinto. Simone ama questo sport e chi lo porta in alto. E la sua umiltà e il suo tifo e ripetute manifestazioni di rispetto nei miei confronti subito dopo la sconfitta subita gli rendono a dir poco onore. Simone, hai tutto il mio rispetto. In finale ho affrontato Florian Marek dalla Francia. Anche questo scontro pare il culmine narrativo di una saga. Nel 2019, all'internazionale Burning Gate a Riccione, a One More Rap Volume 3, in finale siamo arrivati proprio io e Florian. Ciò che è successo in quella finale, insieme al mio blocco totale l'anno prima sui muscle up zavorrati contro Saibov all'internazionale del 2018, sembrò suggellare la mia maledizione con i circuiti di endurance che comprendessero set zavorrati. Considerando che nello scontro con Florian del 2019 molti direbbero che ero in termini assoluti l'atleta più forte, più prestante, e considerando la rimonta che feci recuperando uno svantaggio di circa 40 secondi, creatosi proprio per 1. Un malinteso fra me e il giudice nel conteggio rap, e 2. Il mio fermarmi a cambiare il peso sulla cintura, che ero il più meritevole di vincere. Invece, con gli anni, ho capito che semplicemente in quel caso il migliore era stato Florian. Punto. Egli raccolse ogni opportunità parataglisi davanti e si è preso il suo titolo mondiale. Ripensandoci, oggi sono anche grato che sia andata così. Sono convinto che alla fine tutto ciò mi abbia aiutato a crescere e mi abbia reso una persona migliore. Subito dopo la gara, praticamente odiavo Florian, perché credevo mi avesse rubato qualcosa che era mio di diritto. Ovviamente questo sentimento così estremo è svanito quasi subito, ma non potevo soffrirlo. Tuttavia, poco a poco, negli anni, osservando da lontano la sua costanza, la sua tenacia, la sua passione, il suo continuare a migliorarsi e a investire su questa disciplina, non ho potuto fare a meno che incominciare a rispettarlo sempre di più. Perché se disprezzi un tuo simile, stai solo disprezzando te stesso. A Capodanno 2024, Florian ci ha anche onorati della sua presenza qui in Italia per la routine tradizionale Barbarian di fine inizio anno, venendo praticamente da solo dalla Francia, solo per allenarsi per diverse ore sotto la pioggia battente, insieme a tutti noi. Un'ulteriore dimostrazione di umiltà e passione, per nulla scontata. Florian era anche presente alla Calisthenics Cup della Gore Nation ad aprile, competizione in cui si è piazzato terzo, ma in cui non abbiamo avuto occasione di scontrarci perché eravamo in gironi diversi. Il destino ha voluto che la rivincita si consumasse di nuovo in Italia. Come ho detto in precedenza, prima di ogni scontro metto il mio avversario al centro del mirino. Gli do piena attenzione, lo cerco in giro, lo cerco con lo sguardo, lo squadro. Se lui ricambia, io rilancio, intensifico il mio sguardo e cerco di opprimerlo psicologicamente. Florian è l'unico fra i miei avversari che prima del nostro scontro non abbia passato del tempo in zona riscaldamento, ma si era piazzato in un angolino di verde poco più lontano a meditare e a fare esercizi di respirazione. Finalmente individuato, l'ho fissato per molto tempo, in attesa che ricambiasse lo sguardo. Vedendo poi che non lo faceva, mi ci sono finalmente avvicinato. Una volta lì, spezziamo subito tutta la tensione che c'era. Anzi, deviamo completamente da essa e finiamo per chiacchierare, in termini anche molto personali, della nostra visione futura per il calisthenics come sport e come opportunità per cambiare la vita alle persone e a lasciare al mondo qualcosa in eredità che valga la pena continuare a trasmettere. Nonostante di lì a poco saremmo dovuti scendere sul campo di battaglia, abbiamo continuato a chiacchierare piacevolmente fino a pochi istanti prima della nostra chiamata all'azione. Mi sento di dire anche che quella chiacchierata pre-gara, così genuina, abbia reso Florian e me ancora un pizzico più amici. Come detto, questo è stato, dopo ben 5 anni, il secondo scontro tra noi due. In realtà però, da parte mia, non c'era davvero volontà di rivincita.
né volontà di vendetta. C'era solo il presente e uno scontro leale ad armi pari ad attenderci. Se secondo alcuni l'uomo non può fuggire né evitare la guerra, l'alternativa alla guerra è il gioco. E quando gareggiamo nel calisthenics, noi atleti giochiamo a fare la guerra, ma non c'è violenza, nemmeno contatto, solo autosacrificio. Tendenzialmente, chi si sacrifica di più vince. A questo giro, non senza difficoltà, sono riuscito a vincere, diventando campione internazionale 2024. Mi sento di aver chiuso un ciclo e di averne avviato un altro. Anche se ufficialmente è arrivato solo, tra virgolette, quarto, in una competizione di questa scala, non posso non menzionare mio fratello Aviles, uno degli atleti, se non l'unico, che per primo in Europa si è preso la briga di portare in alto da solo gli ideali di perfezione esecutiva introdotti da Zef, fondatore dei Barbarian, nostro maestro, incarnando appieno il motto Quality over Quantity, diventando così di ispirazione e modello per innumerevoli altri atleti e spianando la strada verso un calisthenics etico che ha segnato lo sviluppo di altri mostri sacri della disciplina, quali lo stesso Cristian Mariani. L'impatto di Avi è indiscutibile e anche se qualche volta zoppica, non potrà mai cadere. Io posso fregiarmi di aver partecipato attivamente al suo avvicinamento e associazione ufficiale ai Barbarian e del fatto che sia mio amico. Avi è una delle pochissime altre persone al mondo con cui posso parlare di calisthenics a livello storico, culturale, agli strati più profondi della materia in questione, vista la sua estrema intelligenza, sensibilità e percettività. Ed anche per questo è sempre un piacere incontrarlo. In più, appunto per cose che forse vedo solo io, forse vediamo in pochi, forse vedono in più di quelli che io stesso possa pensare. Vari elementi possono far concludere che anche in questa competizione, in cui è arrivato quarto, sotto certi punti di vista, atletici e umani in egual modo, Avi fosse il migliore dei presenti. Rivedendo da esterno la sua battaglia contro Simone per il terzo e quarto posto, una volta giunto a casa, non ho potuto evitare di arrivare alle lacrime. Grazie Avi per essere per me un costante esempio su come poter diventare migliore. Eccoci arrivati a Christian, il mio grande fratellino. Ritornando al suo secondo posto all'edizione del 2023 dell'Endurance Cup, anche se lui ovviamente dirà che non è così, e forse sono un po' egocentrico a dire ciò che segue, parte della colpa per il fatto che abbia perso la sento come mia responsabilità, perché non sono stato presente per lui quando ne aveva più bisogno. Inorgoglito, in senso negativo, e ferito dal mio stesso fallimento, in quell'occasione ho sminuito in cuor mio tutto l'evento e mi sono messo semplicemente in disparte. Con tutte le buone intenzioni del mondo, quello che volevo da Christian era che dispiegasse le ali. Volevo che dimostrasse di non aver bisogno del suo vecchio coach per vincere, che superasse da solo il suo maestro e che portasse a casa il titolo senza la necessità delle stesse urla di incitamento che gli riservai l'anno precedente. E invece, io ho precluso, se non negli ultimi istanti di gara, che ricordo essermi bastati a perdere la voce, il supporto di un fratello. Avrei capito se avesse perso parte del suo rispetto per me. Invece così non è stato. Egli ha incolpato solo se stesso e si è semplicemente rimesso a lavorare a testa bassa per raggiungere un livello ancora più estremo, veramente fuori da questo mondo. E lo stesso anno si è rialzato e ha compiuto una delle imprese più grandi a cui io abbia mai assistito di persona. È diventato il secondo Barbarian italiano, creando un nuovo, ad oggi irraggiungibile, standard per la leggendaria prova dei Barbarian Requirements, superando persino il modello stabilito da Avi qualche anno prima. Un confronto qui però sarebbe anacronistico. Questa è solo una testimonianza storiografica. Condividere tanti altri momenti, più o meno belli, sudore, fatica, viaggi, parole, nei mesi successivi, hanno portato il rapporto fra noi due a rinsaldarsi come non mai. E di questo mi sento fortunatissimo. In occasione di questa competizione, Christian, anche se qualificatosi a pieni voti, ha dovuto dare forfait prima ancora del torneo finale per una grave lesione legamentosa
al polso, da cui fortunatamente pare si stia lentamente ma inesorabilmente riprendendo. A rappresentare i Barbarians, dunque, rimanevo solo io. I ruoli si erano scambiati e io avevo una responsabilità che fortunatamente la mia ampia schiena, anzi le mie ali, sono riuscite a sostenere. Ho sacrificato parte di me stesso per dedicare virtualmente tutte le mie energie, fisiche e mentali, alla competizione sotto mano. Per la prima volta nella vita sono stato motivato, durante una visita alle sbarre di notte il giorno prima del grande evento, da un set on demand di Christian. Io, col cuore sanguinante, mi sono rifiutato di rispondere al set e di toccare la sbarra. Ma vedere il sorriso di Christian che non mi riconosceva e mi vedeva totalmente pronto e focalizzato sulla gara, ne faceva valere comunque la pena. Ad ogni vittoria consecutiva in questo torneo, Christian era lì, ad esultare, a abbracciarmi, a sorridere e ridere come un bambino. Io in cuor mio ne ero felicissimo, ma non potevo ancora festeggiare con lui. Solo dopo aver finito quell'ultimo muscle up e aver vinto il torneo, mi sono concesso di rilassare finalmente l'espressione e condividere un sorriso, prima con lui, poi con Simone, poi con il pubblico. Uno dei precetti secondo i quali vivo è il seguente: fai sì che in qualsiasi momento il te più giovane, il te del passato, possa essere fiero di te e dei traguardi che hai raggiunto e possa riconoscere in te un modello da seguire ed imitare. Christian è una persona a sé, ovviamente, con le sue idee, ma molti in passato ci hanno paragonato e ovviamente hanno evidenziato punti di contatto e similitudine. Alla fine, vedere il sorriso così genuino di Christian, in cui posso riconoscere in parte un piccolo me, mi fa pensare di aver soddisfatto appieno quel precetto. Alla fine di tutto, il maestro era ancora degno di combattere ed indicare la strada. Il fratellone era ritornato. Voglio complimentarmi anche con i giudici e lo staff della Iron Judges. Complimenti ai capi giudici che mi sono capitati, Mattia Raina e Sergio Limarelli, per il lavoro egregio svolto. Credo che questa sia stata una delle competizioni giudicate sì più rigidamente, ma anche equamente e meglio di sempre. E giudici e staff sono sempre stati completamente a disposizione di noi atleti per permetterci di performare al meglio. Ora, io non so se, come qualcuno ha detto, o potesse sembrare, su una stazione il giudizio fosse tendenzialmente più rigido che sull'altra, ma la mia esperienza personale non è stata questa. In relazione alla mia persona, sento di aver ricevuto, almeno sul piano individuale appunto, praticamente lo stesso identico giudizio su entrambe le stazioni, almeno in parte. Questo testimonia che i giudici erano d'accordo e ben organizzati su parametri comuni da implementare ben precisi. Poi l'errore e la soggettività umana sono sempre da comprendere. Sbagliano i giudici, sbagliano gli atleti. L'importante è puntare a migliorarsi sempre. Io non sono pienamente soddisfatto della mia prestazione e dell'esecuzione che ho portato. Continuerò a lavorare per poter fare ancora meglio in futuro. Per ultimo, ma non per importanza, menziono e ringrazio Simone Crudo, la faccia principale di Vulcano Fitness, se vogliamo, la sua vetrina, ma tutti, davvero tutti i membri dello staff sono destinatari di questo encomio. L'Endurance Cup diventa anno dopo anno sempre meglio e potrebbe affermarsi come la competizione di questo tipo migliore al mondo. Il tempo ce lo dirà. Tornando a Simone, anche se abbiamo avuto i nostri disguidi e le nostre divergenze, e anche se non credo di essere d'accordo con tutte le sue posizioni e tutti i suoi approcci alle cose, io lo considererò sempre un amico, qualcuno che mi ha dato e aiutato tanto, che c'è sempre stato per ascoltarmi e darmi dei consigli che mi hanno sempre spinto verso il miglioramento, senza effettivamente chiedere nulla in cambio per tutto quel valore. Considerando che io potrei essere solo una goccia nella sua vita, diventa anche difficile immaginare tutto il bene che lui abbia potuto fare in tutti questi anni, nel totale silenzio. Dalla mia piccola, singola voce lontana e da un occhio che un po' è in grado di vedere più a fondo. Grazie. E grazie al pubblico, grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e anche a quelle che non l'hanno fatto e me l'hanno fatto sapere.
Se non c'è l'osservatore, la particella è in superposizione, ma quando anche uno solo di voi posa su di me lo sguardo, allora io stesso trovo una mia definizione e attraverso la scelta di cosa mostrare al di fuori ho il potere di lasciare qualcosa di valore a chi mi succederà. Se non ci foste voi, forse quello che faccio avrebbe meno senso, forse non lo farei nemmeno. E senza il vostro supporto, da solo, non avrei la forza di dare tutto me stesso. Infine, grazie alla mia mamma e al mio papà, perché senza di loro, semplicemente, non sarei qui. A voi, dal vostro Sergio Di Pasquale, Nu era il Barbarian.